Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Bilancia, tendenze energetiche affettive. Grazie. Uh! Cari amici della bilancia, periodo di innovazione, direi, di rinnovamento, periodo di tagli. Quando arriva la morte si parla sempre di lasciarsi indietro qualche tipo di attitudine, di pensiero, di persona o situazione. Andiamo a vedere. È sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere l'energia suprema. Quindi potrebbe essere che la morte parli di tagliare con qualche tipo di credenza limitante, in modo da sentirvi sicuri nel provare amore fondamentalmente, ok? C'è qualcuno che crede che l'amore faccia soffrire e di conseguenza si preferisce non amare per non soffrire, però in realtà poi si soffre lo stesso, quindi non cambia niente, tanto vale giocare, no? Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare Ascendente e Segno Lunare e nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un re di coppe e un 9 di denari. Al contrario, il re di coppe per molte persone risuona come la vostra persona di interesse. Potrebbe anche essere un padre, magari per qualcuno, o comunque una persona alla quale si sta facendo riferimento o si faceva riferimento. Il 9 di denari, al contrario, parla normalmente di qualcuno che potrebbe aumentare, lavorare sull'amor proprio. Anche questo è un altro 9 ed è venuto al contrario. Quindi è una carta che denota una bassa autostima, diciamo così, o un basso potere d'azione, perché quando il 9 di pentacoli è al contrario, qui c'è un'impossibilità a fare qualcosa o ad agire in un determinato modo. Il 7 di coppe parla di possibilità o di illusioni. Andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. E il 9 di coppe al contrario mi fa proprio pensare, ragazzi, che siate in una fase anche di eccessi, in una fase di guardate, per qualcuno si tratta di qualche dipendenza, di qualche vizio, magari l'alcol. E per qualcun altro invece questo 9 di pentacoli parla proprio di quello che è una sorta di staticità. Non si è, come vi posso dire, in un buon stato d'animo, in una buona situazione, ma comunque si rimane lì. Ma arriva la ruota della fortuna, le cose cambieranno in qualche modo ed è un po' l'energia della morte, no? Che arriva, taglia, insomma, quello che non serve più. E avete anche comunque un 10 di spade alla fine della lettura, che ha la stessa energia dell'arcano della morte. Quindi vi dico, alla fine ci sarà questo taglio, ci sarà questa fine della sofferenza. Il punto è che qui qualcuno non vuole vedere, avete queste sorte di coppe, avete queste illusioni, avete queste credenze, queste idee che non vi fanno vedere le cose come sono, vi fanno rimanere un pochettino lì fermi nel tipo di situazione che avete, magari anche cioè se questa persona rappresenta il vostro partner, ipotesi, sento che vi sentite un po' troppo dipendenti da questa persona. Può essere una dipendenza di tipo materiale o di tipo affettiva. Andiamo a vedere carta per carta.
Allora, abbiamo 7 di pentacoli, la carta del mondo, l'imperatrice e la regina di spade al contrario. Allora, per qualcuno sento che fa riferimento a una gravidanza che non è andata bene. Qui avete il sostegno dell'altra persona con questo re di coppe, ma quello che vi manca, guardate cosa mi è uscito, è la chiarezza mentale. Probabilmente siete offuscati dal dolore. Per qualcun altro, se non è una questione di una gravidanza, si può trattare di quello che è un progetto in comune, di un qualche tipo di cambio, magari proprio di un movimento, di un viaggio con la carta del matto, scusate, del mondo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli al contrario, per piacere, grazie. Gli amanti al contrario, il 4 di pentacoli, sì, ripeto, è una mancanza di amor proprio e lo dice anche la carta degli amanti al contrario. C'è qualcuno che sta rimanendo legato, attaccato a queste idee, datemi 7 di coppe, a queste illusioni, ripeto. Magari sono proprio le illusioni legate a questo progetto o legato a qualche cosa che vi è stato detto o che è stato detto. Potrebbe anche essere qualche cosa che è stato detto a un figlio, oppure da qualcun altro, insomma. C'è bisogno comunque di mettere le cose in chiaro, di portare alla luce quelli che potrebbero essere i dettagli della situazione, mi verrebbe da dire, ok? Perché qui c'è qualcuno che veramente sta mettendo anima e corpo in quello che è il vostro obiettivo, il vostro progetto di cui parlavamo all'inizio. Andiamo a vedere questo 9 di coppe, perché sento che questo 9 di coppe esprime anche quello che è un senso di incompletezza, come se mancasse qualche cosa. Allora, potrebbe essere che manchi un'offerta un po' più concreta da parte di questo re di coppe. Per qualcuno si tratta di andare a vivere insieme e del fatto che non si arrivi a quagliare fondamentalmente, non si arrivi a quel punto. Per altre persone invece è una questione di un'offerta, di un cambio, mi verrebbe da dire, perché comunque abbiamo la ruota della fortuna 2 volte. È come se fino adesso questo tipo di proposta o di offerta non fosse arrivata. Sì, ma sento che per molte persone fa riferimento, sì, alla gravidanza, a una maternità, a una madre, a un ruolo, alla ricerca di un bambino. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un cavaliere di spade e un 4 di spade. È un po' come se vi dicessero di prendervi un momento. 4 di spade è sempre una carta che parla di un riposo, ma è un riposo che serve proprio per schiarirsi le idee. Quello che qui è un po' confuso in realtà. C'è qualche cosa che cambia. Il cavaliere di spade potrebbe essere una persona che magari arriva per un tempo breve nella vostra vita e vi dà quello scossone per farvi aprire un po' gli occhi, ok? Oppure potrebbe essere che rappresenti la vostra voglia di scappare e di isolarvi, di fare quello che è una fuitina solitaria, che non so se riuscite a fare però perché avete l'8 di coppe al contrario. Andiamo a vedere.
Sì, in qualche modo un fine settimana, mi parlano di un fine settimana o di un sabato pomeriggio. Ehm, Però c'è una sorta di quotidianità da dover mandare avanti, c'è una sorta di, mm, come vi posso dire, di abitudine. E sento che qualcuno qui è molto sconfortato e che in realtà le cose non sono così brutte come voi le vedete, ma essendo in questa fase di dover guarire, non riuscite ad avere le idee chiare. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo l'eremita al contrario e il 7 di spade al contrario. Allora, queste rappresentano un po' la stessa energia, se vogliamo. Possono parlare di proiezioni entrambe. E qui è la carta dell'eremita al contrario, ha la stessa energia dell'8 di bastone al contrario. C'è qualcuno qui che non si vuole prendere un tempo da soli, da solo o da sola, e invece qui c'è proprio questo bisogno, questa esigenza, bisogna scavarsi dentro e rendersi conto delle bugie che ci si sta raccontando, delle illusioni, delle proiezioni che si stanno facendo. Qui si chiude quello che è un ciclo, qualche cosa viene a galla, ragazzi. Qui vi rendete conto delle bugie che vi stavate raccontando, fondamentalmente. Che è una questione anche di autostima, eh? Nel senso che qui, nel momento in cui uno prende consapevolezza, si rende anche conto del valore aggiunto che ha e che non si è mai dato o data. Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione magari a distanza, clandestina o in separazione. Io intanto ci tengo a comunicare, per chi non lo sapesse, che ho pubblicato il corso di tarocchi. È gratuito, lo trovate nella mia playlist, nella playlist del canale, e ho voluto creare questo corso base proprio per darvi la possibilità di integrare meglio le letture collettive. Quindi se c'è una carta che per esempio a voi non risuona tanto, potrete andare nel corso di tarocchi, insomma, guardare più quali sono i significati principali, perché poi non è un corso completo, è un corso base, ripeto, e cercare insomma di capire meglio quelle che sono le letture collettive. Io intanto vi chiedo di supportare il canale con un like, con un'iscrizione, con un commento, insomma, eh, tutto quello che volete fare per supportare il canale va benissimo e io vi ringrazio. Bene, andiamo a vedere per i single. Regina di denari, re di denari e l'otto di pentacoli. Qualcosa mi dice che qui potrebbe essere una relazione in un posto di lavoro, ragazzi, o con qualcuno ehm, con qualcuno che vedete tutti i giorni. Potrebbe anche essere per esempio il panettiere, cioè un negozio dove andate tutti i giorni e dove potreste incontrare o conoscere una persona. Diciamo che non credo che sia ancora così palese il vostro interesse l'uno per l'altra, perché comunque abbiamo queste due figure al contrario. C'è una sorta di, come vi posso dire, ognuno è a fatti suoi, diciamo, ma c'è comunque qui una ruota della fortuna, c'è un 8 di pentacoli anche qui, ok? È un po' come se il periodo della solitudine, se vogliamo, il periodo di prima arrivasse a conclusione. Quindi ragazzi, è sicuro per voi amare. Vi metto qui questa carta, ok? Quindi non abbiate paura, cercate di cogliere le opportunità che vi si presentano, non bendatevi gli occhi, insomma, per la paura di. Bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ecco, un altro 10 di ruota della fortuna al contrario per la terza volta, 10 di spade al contrario e imperatore al contrario. Ragazzi, qui c'è la necessità di chiudere questo ciclo, o sì, che può essere, c'è la ruota della fortuna, quindi potrebbe anche essere un trasferimento, qualche cosa che dovete finire di fare a livello di coppia, o semplicemente potrebbe essere il caso di dire che è ora di chiudere una relazione karmica che non si sta chiudendo, ma arriverete perché comunque c'è la morte. Nel caso la relazione karmica non fosse il vostro caso, sento che c'è da
diventare un po' più flessibile all'interno della relazione, se diciamo volete battagliare meno. L'imperatore al contrario mi fa capire che comunque dovete diciamo lavorare su quello che è la flessibilità o su quello che è la stabilità della relazione, perché forse un po' pecca, ok? Andiamo avanti, vediamo per l'ultimo gruppo abbiamo un 5 di denari, un asso di denari e un cavaliere di bastoni. Quindi ragazzi, per qualcuno qui cambia la situazione in cui siete e io sento che da quello che era questa sorta di basso amor proprio che si aveva qui, si arriva ad un nuovo inizio, perlomeno un inizio concreto con questa persona che state magari vivendo a distanza o con la quale che avete conosciuto magari online. Ci sarà un incontro, c'è un movimento in avanti da un punto di vista proprio pratico, fisico in questa parte di luglio, ok? Bene, andiamo a vedere un messaggio ancora da parte delle fatine. Abbiamo... Allora, questa fatina vi dice praticamente che è giusto trovare un equilibrio tra quello che è la vostra attività lavorativa dell'otto di pentacoli, ok? E con quello che è, diciamo, l'attività anche un po' ludica, un po' divertente. Il fatto che il 9 di coppe sia al contrario, scusate, il 9 di pentacoli sia al contrario, fa un po' riferimento a quello. Il 9 di pentacoli è rappresenta una donna che si gode la propria ricchezza fondamentalmente. Qui è come se voi non vi steste godendo quello che voi avete, rimanete attaccati a quelle cose che avete e non vi state godendo in realtà la vita, se vogliamo, no? Parla delle cose dolci, delle cose belle della vita e questa carta invece vi invita proprio a trovare un equilibrio tra quello che è la parte del lavoro, la parte del riposo e la parte del divertimento, ok? Proprio per creare quella sorta di bilanciamento dove si nutre ogni singola parte di voi, ok? La parte fisica, quindi concreta con il lavoro perché avete bisogno di soldi, insomma, per pagare le bollette, con quello che è la parte magari spirituale, con quello che è la parte del divertimento, quindi il bambino interiore. Si tratta di trovare proprio un equilibrio, perché così facendo, se voi state meglio, diventate anche più produttivi nella vostra vita. È come se acquisiste potere personale. Ok? Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!